Stai ancora lottando per ottenere le celle? Allora devi provare la tecnica Chameleon. Ciao, sono Veronica Van Saften e ti do il benvenuto sul mio canale dedicato alla fluid art. Esistono tantissime tecniche per ottenere le celle, alcune sono più facili, altre un pochino più difficili. Con la pratica naturalmente si possono imparare senza problemi, ma ci sono alcune tecniche che sono un pochino più facili se vuoi ottenere le celle subito. Una di queste è la tecnica Chameleon. Con questa tecnica puoi ottenere delle bellissime celle colorate e soprattutto le puoi posizionare dove vuoi tu. Tieni pronto l'olio di silicone e vieni a crearle insieme a me. Prima di tutto parliamo dei colori. Naturalmente colori acrilici, ma possiamo utilizzare consistenze diverse. Non intendo consistenze diverse nella stessa colata, ma in base alla fluidità del colore otterremo celle più o meno grandi, nel senso che se il colore è più denso tenderà a bloccare l'espansione dell'olio di silicone, mentre se il colore è più fluido gli permetterà di espandersi a volontà. Questa è una cosa molto importante da tenere a mente perché andrà sicuramente a determinare il risultato finale. Se voi volete ottenere delle celle più contenute, più definite, chiaramente dovrete andare a preparare il colore un po' più denso. Se invece le volete molto più grandi e che si espandono di più, il colore dovrà essere più fluido. Io oggi ho preparato il colore di una consistenza media. Vedete? Questa qui è la prova che dovete fare quando controllate il colore. Dovete vedere come scende dallo stecchetto. Per questa colata ho scelto dei colori, diciamo, primari, a parte questo rosso, quindi giallo, magenta, ciano e un rosso. È importante per questa tecnica che ci sia un colore più chiaro o più scuro che andrà a creare una copertura. Io ho deciso di utilizzare il blu come copertura, quindi questi qui saranno i colori che andrò a mettere sotto. Ora vi faccio vedere come. Altra cosa importante, l'olio di silicone. Questo qui è il prodotto che ci permetterà di creare le celle. Questo qui soprattutto è un olio di silicone che vi consiglio, è forse il più economico che trovate sul mercato, della Pebeo, marca molto buona, è molto fluido rispetto ad altri oli di silicone e permette di creare delle celle molto tonde, molto definite, molto belle. Vi metto in descrizione il link per questo prodotto. Naturalmente vi metto i link tutti i prodotti che andrò ad utilizzare. Come medium per i colori ho utilizzato il Fix Up della Max Meyer. Le proporzioni sono una parte di acrilico, 2 parti di medium e poi l'acqua fino al raggiungimento della consistenza scelta. Vado a versare i colori sulla tela. Posso versarli veramente nella maniera che più preferisco. Farò delle spiraline. Cannello e vado a togliere le bollicine d'aria. Ora porto il colore ovunque.
ora è il turno del blu. Ricordatevi sempre di togliere tutte le bollicine d'aria, questo è molto importante. Vi consiglio di prepararlo leggermente più fluido rispetto agli altri colori. Vado a versarlo qua. E poi con un tovagliolo lo porto su tutta la tela. Allora, via le bollicine d'aria anche dal blu. Quindi adagio poi magari in un altro video vediamo anche l'effetto con la carta plastificata. Ora è il momento del silicone per creare le celle. Ne metto un po' dentro un bicchiere o un recipiente, come preferite, e poi utilizzo un stuzzicadenti, o io in questo caso sto usando il manico di un pennello, lo intingo e inizio a creare le celle. Il design quello davvero che preferite. A me piacciono molto le spirali, quindi parto dal centro, vedete? Più lo lascio e più si espande. Vedete? Facciamo la spirale. Se volete permettere alle celle di espandersi, chiaramente non fatele troppo vicine fra loro, altrimenti si bloccheranno a vicenda. Ed ecco qui le celle camaleonte. Chiaramente sono delle celle un po' diverse rispetto a quelle che magari potete ottenere con la flip cup, perché abbiamo fatto uno swipe. Ci sono tuttavia tanti altri modi per ottenerne di diversi tipi. Questo è uno. Che cosa ne pensi? Un effetto davvero molto particolare. Naturalmente ci sono anche altri modi di ottenere le celle camaleonte. Questo qui era uno dei tanti. Che cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti, fammi sapere se hai già provato o se hai intenzione di farlo. Come sempre io ti ringrazio per aver guardato questo video tutorial, spero che ti sia stato utile. Se così è stato, lasciami un like per farmelo sapere e io vi aspetto nel prossimo video. Nel frattempo puoi guardare questo altro video tutorial sempre sulla tecnica camaleonte.